Perché sono diventato un musicista? È stato tutto un fenomeno abbastanza roccambolesco, causato da un incidente stradale nel 1978. Dall'ospedale è arrivato sotto le mie mani una cassetta TDK con registrato un album di Purple Made in Japan. Da lì la passione per il rock e a cascata per il blues, per un altro fenomeno roccambolesco, perché sono andato a Pistoia nel 1982-83, non mi ricordo esattamente la data, e c'era Robert Plant delle Zeppelin e guarda caso quella stessa sera c'era un certo B.B. King che mi ha fulminato e mi ha resettato praticamente tutto, mi ha detto devi ricominciare da capo, togli invece che mettere. La mia mission è diventata quindi il togliere. Si riallaccia a quando ero bambino. Avevo in un certo modo dentro di me uno stato, non lo so, d'animo, non saprei definirlo, che veniva fuori un po' con le canzoni che mi canticchiava il mio nonno, che aveva un'anima un po' malinconica, e questa cosa mi si è riallacciata anni dopo tramite anche Maurizio e dei dischi che ho ascoltato anche in tarda età. Prima ero un po' più rocchettaro come un po' tutti gli adolescenti della mia età, poi c'è stato un buco perché in quel momento entravano i DJ, la musica a discoteca, e io mi sono sentito come un estraneo e non riuscivo neanche ad attingere a cose che mi piacevano perché non erano di facile fruizione. Poi conoscendo anche Maurizio e altri musicisti che avevano anche fatto un percorso accademico eccetera, mi hanno avvicinato alla musica ascoltata, al vinile, al blues vero e proprio, che prima facevo più fatica ad apprezzare. Invece in quel momento mi è arrivato proprio come una falce che mi ha mietuto all'istante e io sono ritornato indietro come se fossi stato un bambino di 4 anni quando ascoltavo quelle cose lì, e tutto si è ribaltato improvvisamente e mi sono sentito a casa e perduto nello stesso momento. Festa da ballo. I miei genitori mi portano a questa festa, musica live. A un certo punto la band si ferma, una pausa. Alcuni amici di mio padre dicono Riccardo suona la batteria, ha iniziato da poco, facciamolo provare. Da un pochino che andavo a lezione di batteria, ma ancora non era una cosa, ero un bambino, diciamo come hobby. Mi fanno salire sul palco con la band. Io ho mai suonato in una band, ma si parla, avrò avuto 7-8 anni. Incredibilmente riesco ad andare a tempo con la band, vedo la gente davanti a me estasiata, a bocca aperta. Io non riesco a capire bene se ho suonato bene, ho suonato male, non lo so, ma dentro di me ero al 7° cielo. Ho detto, qua io voglio fare questo. Ho iniziato ad interessarmi alla musica in tenera età in realtà, perché mio padre e mio zio ascoltavano dei dischi, Pink Floyd, Deep Purple, insomma mi stavo incuriosendo sempre di più. Poi anche con alcuni amici ci ascoltavamo delle cose, cercavamo di capire che strumento era quello, che strumento era l'altro, insomma c'era una gran curiosità. Poi all'età di 10 anni mio padre mi ha detto, ma perché non provi a suonare uno strumento? Dico sì, guarda, la cosa mi interessa, voglio suonare il pianoforte. Quindi lì è iniziato il mio percorso della musica, di studi classici. Poi mi sono interessato al piano moderno, alle tastiere, anche al mondo proprio dei sintetizzatori.
livello artistico la mia vita nasce come disegnatore, grafico, fumettista. Poi un giorno mio fratello, di 5 anni più grande di me, decise di introdurre nel nucleo familiare un basso. Appena presi in mano questo strumento fui rapito dalla bellezza e dalla profondità di questo strumento, e da lì la mia vita è cambiata. Dunque quello che poteva prima essere uomo fumettista, disegnatore, adesso è esclusivamente uomo musicista, le due cose assolutamente non separate. Ma in realtà sono diventato un sassofonista, non un chitarrista. E per anni ho studiato sassofono e la mia forma mentis è sassofonistica anche adesso, però mi serviva assolutamente uno strumento più fisiologico, che attaccato al corpo vibrasse, per diventare un po' un tutt'uno con quello che sentivo. E ho trasformato la chitarra in un sassofono orizzontale, quindi ancora adesso la penso un po' così. Sono entrato nei gruppi perché volevo suonare, cercare delle persone che dicono suoniamo, facciamo una band, suoniamo insieme, e la cosa è iniziata così, ovviamente cercando di emulare quelli che erano i nostri idoli dell'epoca, ti ripeto, i Deep Purple, poi a un certo punto pure progressive, quasi metal, i Dream Theater, insomma c'erano cose anche abbastanza estreme. Infatti nel mio background c'è anche molto progressive, devo dire la verità, insomma è una cosa che mi è rimasta tuttora. Ogni volta che riesco a suonare, anche da solo, ricavarmi quel tempo che uso per studiare o per suonare in una band, per me è vita, è ossigeno. Riesco veramente, sono degli attimi dove siamo io, lo strumento e le mie emozioni. Per me appunto il sogno più grande in questo momento è continuare a farlo per sempre, ecco. Nella mia testa, anche mentre sto parlando in questo momento, c'è un pezzo che suona. Può essere una cosa abbastanza strana, però è così. Nella mia quotidianità, fin dalla tenera età, c'è sempre stata la musica dentro la mia testa, dunque è stata non una scelta decisa, ma una necessità assoluta. Sto immerso nella musica quasi 24 ore su 24, anche lavorando anche nella didattica con i miei allievi, quindi l'uomo e il musicista combaciano, perché io ho anche questo grande piacere nel cercare di trasmettere agli altri questa cosa. Ho sentito sempre la musica come un fenomeno verticale e quindi il blues mi serve per proiettarmi verso il basso, verso gli inferi, diciamo, dei sentimenti. E ogni tanto alziamo gli occhi al cielo e cerchiamo in qualche modo di trovare connessioni con quello che è l'altra musica, che magari può essere considerata quella di origine, tra virgolette, classica, dai. Quindi ci mettiamo un po' da connettori tra queste due entità. Il blues è entrato con la conoscenza di Maurizio Pugno e abbiamo fatto una serata in cui lui era ospite, era tutt'altro, era addirittura un tributo a Lucio Dalla, pensa un po'. E una sera mi disse: guarda, quest'estate dovrei aver bisogno di te per alcuni concerti. All'epoca stava suonando con un'artista italiana, Linda Valori, e vabbè, dico certo vengo, come no. E la cosa è iniziata lì, conoscendo Maurizio, è stato lui, tra virgolette, il colpevole di tutto.
Poi chiaramente suonare in una situazione come questa, con una band di questo calibro, rende qualsiasi sogno ancora più vivido, più tangibile. Io sono un eterno sognatore, da quando ho iniziato questa professione che sogno. Prima di tutto è suonare, continuare a suonare come lo sto facendo e cercare di, nel mio piccolo, ispirare le nuove generazioni di musicisti e di bassisti del mio specifico. Il mio sogno in realtà io l'ho già realizzato, la storia della cicala e la formica, no? Io sono stato un po' sempre formica, no? Lavorare, portare a casa il pane, cioè, l'insegnamento principale prima è il dovere, no? Però il problema è se uno nasce cicala, puoi nascondere quello che vuoi, ma prima o poi arriva l'estate, cicala dona il suo canto. 10 anni fa non pensavo di potermi vedere in un contesto simile, quindi io il sogno già l'ho realizzato, adesso la vera sfida è mantenerlo. Sicuramente in questo momento il mio sogno è di poterlo fare nei contesti musicali che più mi piacciono, ad esempio i Sacromad, cioè questo genere è casa mia. Naturalmente il mio più grande sogno è non smettere mai di farlo. Per me la musica è tutto, è un fenomeno biologico, sociale, politico, e quindi il mio sogno di diventare musicista è improntato su questa mission. Il mio sogno da musicista proiettato nel futuro è che questa mission politica sociale diventi una accessoria. Il fenomeno Sacromad è, diciamo, un po' il culmine di questa operazione, una accessoria per tagliare recinti di qualsiasi genere, in primis quelli musicali.